Ciao a tutti e bentornati sul canale di Dolce Vita. Questi sono i filati che andrò a utilizzare per il progettino che avete visto nell'anteprima. Uncinetto del 3,5, siamo pronti, vi lascio al tutorial. Allora vi spiego un attimino cosa sono andata a fare. Questo è il mio pannello già pronto. Inizieremo direttamente dallo scalfo della manica. Questo sarebbe lo scalfo della manica, prendendo la misura dalla spalla a sotto l'ascella. Ok, quindi dobbiamo andare a prendere la misura spalla, ascella, la misura in centimetri la riportiamo a catenelle. Io sto facendo una taglia S e ho montato 70 catenelle e li ho distribuiti: 30 l'ho fatti per il primo lato, 1 l'ho messo per gli aumenti, 8 sotto l'ascella, 1 per gli aumenti, altri 30 dall'altra parte praticamente. Ok, quindi sto facendo una taglia S e ho montato 70 catenelle. Quindi andrò a fare 6 righe di maglie alte. Inizieremo con 6 righe di maglie alte. Nel primo giro di aumenti andrò a fare maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Dal secondo giro in poi, per tutta la lavorazione, andrò a fare 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Ok, quindi ho scelto questo motivo che si sviluppa in 4 righe, semplicissimo praticamente, che sono maglie alte chiuse poi tutte insieme, praticamente un punto semplicissimo. Il mio motivo si sviluppa in 4 righe, quindi fatto per 2 volte il motivo, l'ultimo giro lo andrò a fare tutto di maglie alte. Ok, fatti tutti e 2 i pannelli perfettamente uguali, andiamo a piegare il nostro pannello, lo andiamo a piegare a metà. Quindi unendo l'altro pannello da questa parte andremo a fare la cucitura al centro e alle spalline. Quindi avremo bisogno anche dei bottoni, quindi 3 bottoni di una misura e 2 bottoni più piccolini. Allora prendiamo il filo e l'uncinetto e montiamo le nostre catenelle. Io ho montato 70 catenelle per una taglia S, quindi andiamo a fare altre 2 catenelle, 1 2, entriamo nella quarta dall'uncinetto, prendiamo il filo sull'uncinetto, contiamo 1 2 3, nella quarta entriamo e andiamo a fare la seconda maglia alta. Quindi andiamo a fare 30 maglie alte. Allora, fatte le 30 maglie alte, ho fatto questa parte. A questo punto andiamo a fare l'aumento. Nel primo giro di aumenti andiamo a fare una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nel primo giro solamente. Poi dal secondo giro in poi andremo a fare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quindi andiamo a fare il nostro primo aumento. Prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella successiva, andiamo a fare maglia alta, 2 catenelle e un'altra maglia alta presa nello stesso punto. Quindi questo è il nostro primo aumento, cioè questo. Ok, abbiamo fatto questo, adesso abbiamo fatto il primo aumento. Andiamo a fare 8 maglie alte, questa parte sotto l'ascella andiamo a fare 8 maglie alte, 1 2 3 4 6 7 e 8 maglie alte.
andiamo a fare il secondo aumento, quindi abbiamo fatto questa parte, andiamo a fare quest'altro aumento, quindi un altro aumento. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia, nella catenella successiva e vado a fare maglia alta, 2 catenelle e un'altra maglia alta. Quindi abbiamo fatto il secondo aumento. Ok, ci rimangono 30 maglie 30 catenelle, quindi andiamo a fare 30 maglie alte, l'altra metà diciamo del nostro pannello. Quindi lavoriamo 30 maglie alte, ci vediamo alla fine per continuare. Allora, terminate le 30 maglie alte, noi siamo andati a fare questo. Adesso io lo appoggio qui e vi faccio vedere cosa siamo andati a fare. Quindi siamo andati a fare questo qui, ok? Quindi la partenza del nostro pannello. A questo punto andiamo a fare il secondo giro, saranno sempre maglie alte, cambierà solamente l'aumento, quindi andremo a fare nell'aumento, andremo a fare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte per tutto il lavoro. Quindi nel primo giro solamente ho fatto una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nell'aumento. Dal secondo giro in poi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quindi andiamo a lavorare 6 giri, ok? Andiamo a lavorare 6 giri, quindi andremo a fare maglie alte, nell'aumento andremo a fare 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Qui andremo a fare le maglie alte, l'aumento di 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e maglie alte. Quindi andiamo a lavorare 6 giri di questi e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminate le mie 6 righe di maglie alte, a questo punto iniziamo il nostro motivo. Il motivo si sviluppa in 4 righe, semplicissimo naturalmente, quindi partiamo subito col motivo. Quindi facciamo una catenella e volto il lavoro, faccio prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia e vado a fare 5 maglie alte consecutivi. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Vado a fare una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 e 2, vado nella terza e vado a fare 3 maglie alte tutte insieme, 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 e 2 e vado nella terza e inizio a fare le 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte, una catenella, salto 1, 2, vado nella terza e faccio 3 maglie alte, 1, 2, 3 maglie alte, una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, salto 1, 2, entro nella terza e vado a fare 5 maglie alte, 3, 4, 5 maglie alte. Quindi continuiamo fino all'aumento e ci vediamo qui per continuare. Sono arrivata all'aumento, vedete ho fatto l'ultimo ventaglietto di 3 maglie alte, quindi vado a fare una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 e 2, mi rimane l'ultima maglia dell'aumento, quindi entro nell'ultima maglia e vado a fare maglia alta. Quindi ho finito il primo lato. Da questo momento in poi i motivi saranno 1, 2, 3, 4 per tutta la lavorazione. Quindi le maglie che andiamo ad aggiungere qua dobbiamo andare a fare solamente maglie alte, quindi i motivi sono 1, 2, 3 e 4. Andiamo a fare il nostro aumento, quindi entriamo nell'aumento e andiamo a fare maglia alta, una catenella e altre 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte,
Quindi qui abbiamo la maglia alta, andiamo a lavorare la maglia alta, quindi proseguiamo con le maglie alte fino al prossimo aumento e ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alla fine, sono arrivata all'aumento, quindi andiamo a fare l'aumento, quindi 2 maglie alte, 1, 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Questo è il nostro aumento. Quindi noi nel primo lato abbiamo chiuso con catenella e maglia alta, poi abbiamo fatto l'aumento, quindi adesso noi abbiamo fatto l'aumento, quindi dobbiamo andare a fare la maglia alta qui, poi andiamo a fare la catenella, prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 e 2 e vado a fare il ventaglietto nella maglia successiva. Ok, deve combaciare con l'altra metà, quindi abbiamo fatto le 3 maglie alte, la catenella e la maglia alta sopra la maglia alta dell'aumento. Qui abbiamo fatto l'aumento, la maglia alta sopra la maglia alta dell'aumento, la catenella e le 3 maglie alte tutte insieme. Faccio una catenella, salto 1 e 2, vado a fare le 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Catenella, prendo il filo sull'uncinetto, salto 1, 2, vado nella terza e faccio il ventaglietto di 3 maglie alte. Prendiamola di nuovo, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Catenella, salto 1 e 2, vado nella terza e inizio a fare le 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Catenella, salto 1 e 2, nella terza 3 maglie alte. 1, 2, 3, catenella, salto 1 e 2 e inizio a fare le 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Catenella, salto 1 e 2, vado nella terza. 1, 2, 3, catenella, salto 1 e 2, mi rimangono le 5 maglie alte da lavorare. 1, 2, 3, 4 e l'ultima la prendo nell'ultima maglia alta e 5. Ok, quindi andiamo a fare la seconda riga del motivo. Faccio una catenella e volto il lavoro. Quindi nelle 5 maglie alte andiamo a fare 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Qui vado a fare sempre una catenella, vado nella prima maglia del ventaglietto, quindi entro nella prima maglia, quindi entrate nella maglia alta, quindi io vado ad entrare qui, prendo la maglia, praticamente non vado ad entrare qui nel buchino che si forma, ma vado ad entrare in questo punto della maglia, quindi la vado a prendere al centro la maglia alta, non qui perché se no mi viene storta, quindi andiamo a prendere al centro la maglia alta e 3, vado a fare 3 maglie alte sopra, vedete che viene al centro della maglia. Se noi andiamo a prendere la maglia alta qui, viene in un lato, viene spostato, quindi non viene il motivo, viene diciamo dritto, viene tutto storto, quindi andiamo a prendere la maglia alta al centro della maglia, non nel lato, ok?
vado a fare una catenella e vado a passare nelle 5 maglie alte, vado a fare 5 maglie alte. Adesso ve lo faccio vedere da vicino dove vado a prendere la maglia alta, perché se noi andiamo a prenderla nel lato il motivo viene tutto storto. Quindi avvicino un pochettino la videocamera sperando che ok. Allora prendo il filo sull'uncinetto, questo è il buchino, vedete, e questa è la maglia alta, è questa. Io vado ad entrare in questo punto della maglia, vedete, questo punto, vado ad entrare e vado a fare la maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, qui dentro al centro della maglia dobbiamo andare a lavorare la maglia alta, 1 2 e 3, vedete, qui in questo punto qui, e vado a prendere la maglia alta, quindi viene al centro, faccio la catenella e lavoro le mie maglie alte, le 5 maglie alte. Se invece io vado a prendere la maglia alta, la vado a prendere adesso, allora se io vado a prendere la maglia alta, la vado a prendere così, guardate cosa succede, 1 2 e 3, poi faccio la catenella e vado a lavorare le mie maglie alte. Vedete che viene tutto storto? Guardate la differenza tra questo e questo qui che viene tutto storto. Vedete, questi sono sopra le maglie alte, invece questi sono tutte storte. Ok, quindi la maglia alta va presa al centro della maglia alta. Quindi facciamo la catenella e andiamo a fare le maglie alte, quindi entriamo al centro e andiamo a prendere la maglia alta qui al centro, quindi al centro e prendiamo la maglia alta, vado al centro della maglia e vado a fare la maglia alta. Vedete che adesso si vede perfetto? Ok, allora continuiamo a lavorare così fino all'aumento. Allora sono arrivata all'aumento, vedete, arrivata all'aumento, quindi vedete che le maglie alte sono allineate con quelle di sotto, quindi se noi lavoriamo nello spazietto, diciamo, della maglia alta, andiamo a prendere la maglia alta dal buchino, diciamo, che si forma, se non la prendiamo al centro le maglie se ne vanno in un lato, e mentre così vedete che sono allineate con le maglie alte di sotto. Quindi i motivi sono 1 2 3 e 4 ventaglietti, quindi rimarranno per tutto il lavoro sempre 4 ventaglietti. Quindi alla fine, quando noi arriviamo all'aumento, dobbiamo andare a fare semplicemente le maglie alte. Quindi il giro precedente era una, adesso sono 3 maglie alte. Andiamo a fare l'aumento, facciamo maglia alta, una catenella e altre 2 maglie alte, poi lavoriamo le maglie alte come si presentano. Quindi lavoriamo tutte le maglie alte fino al prossimo aumento e poi ci vediamo qui per continuare. Allora sono arrivata all'aumento, quindi vado a fare l'aumento, vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte, una catenella e altre 2 maglie alte, 1 e 2, e vado a lavorare il motivo da questa parte. Quindi qui abbiamo le 3 maglie alte, quindi andiamo a lavorare le 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte. Qui abbiamo la catenella, andiamo a fare la catenella, prendo il filo sull'uncinetto, vado a prendere la maglia alta, quindi non vado a prendere la maglia alta in questo punto nel buchino, questo qua, ma vado a prenderla al centro e vado a fare la maglia alta. Quindi al centro della maglia entro e vado a fare maglia alta, quindi non andiamo a prenderla nel lato, così le maglie alte, vedete, sono tutte allineate con quelle di sotto. Una catenella e vado a fare le 5 maglie alte, 1 2 3
4 e 5 maglie alte. Quindi continuiamo a lavorare fino al termine della riga e poi ci vediamo qui per fare la terza riga del motivo. Allora, terminato il secondo giro del motivo, andiamo a fare il terzo giro del motivo. Quindi andiamo a fare una catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare le 5 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Quindi noi siamo al terzo giro, terza riga del motivo. A questo punto andiamo a fare 2 catenelle. Questa volta prendo il filo sull'uncinetto, entro al centro della maglia del ventaglietto, vedete, vado al centro, pesco il filo e lavoro la maglia a metà. Prendo il filo sull'uncinetto, entro al centro della maglia, entro, pesco il filo e lavoro la mia maglia a metà. Filo sull'uncinetto, vado al centro della maglia, pesco, lavoro la mia maglia a metà. Chiudo tutte le maglie insieme, faccio 1 e 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto e vado a lavorare le mie 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Ecco qua, questo è il motivo, il terzo giro del nostro motivo. Ripetiamo di nuovo, quindi 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, vado al centro della maglia, pesco il filo e lavoro la mia maglia a metà, prendo il filo sull'uncinetto, vado al centro della maglia, prendo il filo, lavoro la mia maglia a metà, filo sull'uncinetto, vado nella terza maglia. Quindi se non ci riuscite, prendetela magari così, ecco, ma andate al centro, quindi viene un lavoro veramente più bellino da vedere. Quindi chiudo tutte le maglie e faccio 1 e 2 catenelle e passo nelle 5 maglie alte e faccio le mie 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi continuiamo fino all'aumento e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, ho fatto il motivo, l'aumento, le maglie alte. Adesso andiamo a fare il secondo aumento del pannello. Entriamo nell'aumento e facciamo maglia alta, 2 maglie alte, una catenella e altre 2 maglie alte, 1 e 2. Qui ci sono le maglie alte, andiamo a lavorare le maglie alte. Quindi andiamo a fare la terza riga del motivo anche da questa parte. Quindi facciamo 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, prendo la maglia al centro, vedete io entro al centro, prendo la maglia e lavoro la maglia a metà, filo sull'uncinetto, entro al centro della maglia, pesco il filo, lavoro la maglia a metà. Nella terza maglia entro al centro, prendo la maglia e lavoro la maglia a metà e poi chiudo tutte insieme, faccio 2 catenelle e riprendo a lavorare le 5 maglie alte. Quindi questo è il terzo giro del motivo, quindi proseguiamo per tutta la riga facendo qui le maglie alte chiuse insieme, vedete, prendiamo sempre la maglia al centro della maglia, così vengono le maglie tutte diciamo belle dritte. Ok, continuiamo per tutta la riga e alla fine della riga ci vediamo qui per fare la quarta riga del motivo, quarta e ultima riga del motivo. Allora, terminato il terzo giro del motivo, andiamo a fare il quarto e ultimo giro del motivo. Quindi il motivo si sviluppa in 4 righe.
1 2 3 è quella che andiamo a fare. Ok, quindi questa è l'ultima riga del motivo. Una catenella e giriamo il lavoro, andiamo a fare le maglie alte, le 5 maglie alte. Allora, fatte le 5 maglie alte, qui dove ci sono le 2 catenelle andiamo a fare 2 maglie alte, quindi entriamo nelle 2 catenelle e facciamo 2 maglie alte. Sopra il gruppetto delle maglie alte andiamo a fare una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, passo nelle 2 catenelle e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Ok, e questo si conclude il motivo, quindi queste 4 righe concludono il motivo. Quindi adesso noi dobbiamo andare a ripetere tutto, quindi andare a fare le 5 maglie alte, dopodiché andremo a fare una catenella, saltiamo 2 maglie di base e andiamo a fare le 3 maglie alte dentro la catenella sopra, diciamo, le maglie chiuse assieme. Quindi qui verranno le maglie, il primo giro verrà qui, quindi le 3 maglie alte verranno dentro la catenella, quindi 5 maglie alte, faccio una catenella, salto 2 maglie di base e nella catenella vado a fare le 3 maglie alte, quindi vado a ripetere tutte le 3 i 4 giri del motivo. Quindi andiamo a ripetere questi 4 giri per un'altra volta, quindi 4 giri per 2 volte l'ho fatto io, ecco qua, quindi 1 e 2, quindi andiamo a fare un altro altri 4 giri di motivo e poi andiamo a fare l'ultimo giro che è quello, diciamo, di maglie alte. Quindi dentro lo spazietto della catenella vado a fare, a posto di fare il ventaglietto, vado a fare semplicemente una maglia alta, quindi l'ultimo giro lo andiamo a fare di maglie alte. Quindi andiamo a ripetere altri 4 giri di motivo e poi un giro di maglie alte e poi ci vediamo qui per fare le cuciture. Allora, terminati i miei giri, io sono andata avanti facendo altri 4 giri di motivo, quindi il motivo si sviluppa in 4 righe, quindi ho fatto 4 righe di motivo, 4 righe di motivo. L'ultimo giro sono andata a fare delle maglie alte, quindi nel quadratino sopra il gruppetto di maglie alte sono andata a fare una maglia alta, quindi tutto il giro di maglie alte, naturalmente con gli aumenti regolari qua agli angoli. A questo punto pronti tutti e 2 pannelli, li andiamo a unire, li prendiamo da questa parte a questa parte, li pieghiamo così e questa è la metà della nostra giacchettina, vedete? Quindi io vi ricordo che sto facendo una taglia S, quindi a questo punto li uniamo così, vedete? Uniamo le 2 parti, questo è lo scalfo della manica, e andiamo a fare una cucitura al centro. Quindi partiremo con la cucitura da questa parte e finiremo qua. Dopodiché andremo a fare una cucitura sulle spalline lasciando i centimetri che ci servono per il collo. Quindi andiamo a fare una piccola cucitura sia da una parte che dall'altra. Ok, quindi partiamo a fare la cucitura al centro. Quindi la potete fare sia con l'uncinetto che con l'ago. Allora andiamo a fare la nostra cucitura. Io questa volta la vado a cucire con l'ago, quindi andiamo qui alla fine del nostro diciamo pannello. O iniziate da questa parte o iniziate da questa parte, è la stessa cosa. Quindi andiamo nella maglia centrale del nostro aumento, quindi abbiamo 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, andiamo nella maglia centrale, la prendiamo così. Quindi vedete che io ho le 2 asoline sull'uncinetto, quindi entriamo in questa maglia, lasciamo un pochino di filo e poi andiamo nell'altra maglia girata così. Quindi andiamo a prendere tutte e 2 le asoline diciamo della nostra maglia, quindi la andiamo a chiudere così. Qui magari andiamo a fare un nodino, ecco qua, e andiamo a prendere la costina interna del nostro punto, quindi questa
prendo 2 asoline, una dal pannello davanti, una dal pannello dietro, quindi andiamo a prendere le costine interne del nostro pannello, quindi andiamo a fare tutta la cucitura dei 2 pannelli, andiamo ad unire i 2 pannelli e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminata la mia cucitura, andiamo a piegare il nostro giacchino, quindi uno da questa parte e da questa parte. Adesso andiamo a prendere a lasciare un paio di centimetri qui l'apertura del collo e andiamo a cucire le spalline. Io ho fatto già la cucitura in un lato, vedete, ho cucito la metà praticamente del pannellino, quindi ho cucito la metà e andiamo a cucire adesso l'altra metà, quindi questa è la dritta, andiamo a girare il nostro giacchino dal rovescio, quindi andiamo a cucire l'altra metà, quindi la metà delle maglie, la metà del nostro pannellino l'andiamo a cucire. Partiamo dalla catenella, questa sarebbe la catenella, e partiamo dalla prima catenella, quindi entriamo nella prima catenella e poi andiamo dall'altra parte. Questo lo devo tagliare e andiamo dall'altra parte, facciamo magari un giretto in più così almeno non si scusce, ok, e andiamo a cucire la metà. Quindi prendiamo le maglie, partiamo così magari, ok, e vado a cucire metà della spallina. Naturalmente poi alla fine misuriamo con i centimetri per vedere se è uguale o contiamo naturalmente le maglie. Quindi finiamo di cucire la nostra spallina, la metà della nostra spallina, e poi ci vediamo qui per continuare. Terminate le cuciture, vedete ho cucito sia da una parte che dall'altra, contate o prendete la misura con i centimetri o andate a contare le maglie, così vi viene uguale. Terminate le cuciture nelle spalline, andiamo a lavorare in lunghezza, quindi per quanto lo vogliamo lungo il nostro giacchino lavoriamo, quindi saranno giri di andata e ritorno semplicemente con delle maglie alte. Quindi partiamo, riprendo di nuovo il mio filato, faccio un nodino e parto dalla prima maglia, qui dall'aumento, ok, quindi dalla catenella dell'aumento, quindi partiamo direttamente dalla catenella, quindi entro e faccio una maglia bassa e 2 catenelle, ok, e lavoro le maglie alte come si presentano, maglia su maglia. Quindi continuiamo con le maglie alte. Allora, sono arrivata alla cucitura, vedete, dove abbiamo unito i nostri pannelli, quindi qui abbiamo la maglia alta dell'aumento del pannello, qui abbiamo un'altra maglia alta, qui abbiamo la cucitura, abbiamo unito le 2 catenelle, quindi entriamo al centro, quindi cerchiamo il centro e andiamo a entrare nel centro e fare una maglia alta, ok, quindi qua abbiamo l'altra maglia alta dell'aumento e andiamo a lavorare, quindi una maglia alta la andiamo a prendere al centro della nostra cucitura, ok, quindi continuiamo con le maglie alte. Allora continuiamo a lavorare le maglie alte in giri di andata e ritorno, semplicemente lavorando delle maglie alte andiamo avanti per la lunghezza che noi desideriamo e alla fine dei giri ci vediamo qui per continuare. Allora, terminati i miei giri, i giri naturalmente che mi servivano, io praticamente ho fatto 8 giri dalla chiusura che noi abbiamo chiuso abbiamo unito i nostri 2 pannelli, ho fatto 8 giri di andata e ritorno. A questo punto andiamo a prendere il filato, il linard ci serve per appunto fare il bordino. Io farò il giro di bordino con questo filato e andrò avanti. Il primo giro farò il giro di tutto il mio giacchino, mentre dal secondo giro in poi andrò
andrò a fare, diciamo, partire da questa punta e fare tutto il collo e finire da quest'altra punta, quindi andremo a fare giri di andata e ritorno e inseriremo anche i bottoni, cioè faremo gli occhielli per i bottoni. Ok, quindi partiamo con il primo giro del nostro bordino, quindi nell'angolo, negli angoli, quindi c'è l'angolo qua, l'angolo, i 4 angoli, diciamo, del nostro giacchino, andiamo a fare 3 maglie. Ok, quindi entriamo nella prima maglia e andiamo a fare maglia bassissima, ok, e una catenella, perché lavoreremo a maglia bassa. Quindi entriamo per altre 2 volte, andiamo a fare altre due maglie basse, quindi questo è il mio primo angolo e andiamo man mano facciamo le maglie basse, andiamo a contare le nostre maglie. Quindi in ogni maglia noi che vediamo, in ogni maglia alta che noi vediamo, dobbiamo andare a fare 2 maglie basse. Ok, quindi partiamo con questa, quindi entriamo proprio al centro della maglia e facciamo 1 e 2 maglie basse. Quindi io entro al centro della maglia e 2 maglie basse. Qui c'è l'altra maglia bassa e vado a fare l'altra maglia alta, vado a fare 1 e 2 maglie basse. Qui c'è l'altra maglia, io entro al centro della maglia, vedete? E faccio 1 e 2 maglie basse. Qui c'è l'altra maglia, quindi 1 e 2. Entro qui e vado a fare 1 e 2 maglie basse. Quindi in ogni maglia alta che noi vediamo andiamo a fare 2 maglie basse. Mette a fuoco, sì. Allora questa è la maglia alta, vedete, vista così. Questa noi abbiamo la maglia alta qui. Abbiamo la maglia alta, quindi che cosa facciamo? Entriamo direttamente qui dentro la maglia e vado a fare la prima maglia bassa. Qui entro direttamente nella maglia e vado a fare la seconda maglia bassa. Ok, qui vado ad entrare qui, questo buchino, c'è l'altra maglia alta e qui ci sono le maglie alte, quindi qui non ci possiamo sbagliare perché ogni maglia andiamo a lavorare una maglia bassa. Quindi qui non ci possiamo sbagliare. Allora continuiamo a fare le maglie basse e ci vediamo nell'angolino per continuare. Allora, fatte le mie maglie basse, sono arrivata all'angolino, quindi nell'angolino, nei 4 angolini, vi ricordo che siamo partiti dall'angolino, qui c'è l'altro angolino, poi dall'altra parte c'è il terzo angolino e sotto c'è il quarto angolino, quindi nell'angolino noi dobbiamo andare a fare 3 maglie basse per girare appunto il lavoro, quindi 1, 2 e 3 maglie basse e qui ricominciano di nuovo le nostre maglie alte, vedete? Le nostre maglie alte, qui ci sono tutte le nostre maglie alte. Intanto qui abbiamo fatto nella prima maglia abbiamo fatto le 3 maglie alte e ne dobbiamo andare a fare un'altra, ok? Qui appunto, e ne andiamo a fare un'altra, quindi la prima maglia dell'angolino l'abbiamo lavorata, andiamo a lavorare la seconda, quindi entriamo dentro la maglia alta e andiamo a fare una e 2 maglie basse, quindi ogni maglia alta che noi vediamo, vedete che qui c'è la maglia alta, andiamo a fare 2 maglie basse, quindi entriamo nella maglia alta, andiamo a fare 1 e 2 maglie basse. Allora proseguiamo con le maglie basse e anche ci portiamo anche i fili di lavorazione dietro, andando a fare tutte le maglie basse
come gira il nostro giacchino, qui nell'angolino andiamo a fare 3 maglie basse, poi riprendiamo tutte le maglie basse e ci vediamo alla fine del giro per continuare. Allora, sono arrivata alla fine, infatti ho fatto l'ultimo angolino e ho fatto 3 maglie basse. A questo punto andiamo avanti anche nelle maglie di sotto, quindi lavoriamo tutte le maglie basse per un giro solamente qui, ok? Andiamo avanti qui per un giro solamente e ci andiamo a chiudere nella maglia centrale, quindi non nella catenella iniziale ma nella maglia bassa centrale delle 3 maglie basse qui che abbiamo fatto qui all'inizio, ok? Ci andiamo a chiudere nella maglia centrale delle 3 maglie basse, quindi continuiamo qui con le maglie basse e ci vediamo dall'altra parte per continuare. Allora, sono arrivata alla fine, ho fatto l'ultima maglia bassa, mi vado a chiudere nelle 3 catenelle iniziali, cioè nella maglia iniziale qui, nella maglia centrale delle 3 maglie basse che abbiamo fatto all'inizio, mi vado a chiudere in quella centrale. Quindi prendo le 2 asoline e mi vado a chiudere con una maglia bassissima. Ok, e ho finito praticamente tutto il giro. Quindi il primo giro che ho fatto di maglie basse, ho fatto tutto il giro del giacchino, compreso anche il pezzo di sotto, con le maglie basse. Da questo momento in poi andremo a lavorare il bordino solamente per inserire praticamente i 3 bottoni che noi dobbiamo andare a mettere, ok? Quindi faremo un paio di giri, li faremo con le maglie alte, dopodiché andremo a fare gli occhielli, ok? Quindi andiamo a fare un paio di giri di maglie basse, quindi andiamo a fare tutte le maglie basse compreso anche il collo, andiamo a finire dall'altra parte e poi ritorniamo di nuovo indietro, ok? Quindi lasciando il pezzo di sotto, quindi il pezzo di sotto non lo dobbiamo lavorare con le maglie basse, quindi dobbiamo andare a lavorare da questo punto, andiamo a girare, qui andremo a fare 3 maglie basse nell'angolino, sempre nella maglia centrale, nella maglia bassa centrale andremo a fare 3 maglie basse, andremo a continuare con il collo facendo le maglie basse, qui andremo a fare 3 maglie basse e andiamo a finire dall'altra parte, quindi da questo punto giriamo indietro e andiamo a lavorare la stessa cosa, quindi andiamo a lavorare questi giri di maglie basse e poi andiamo a fare il giro dove andiamo a fare l'occhiello. Allora, io ho fatto 5 giri di maglie basse, 5 giri, sono partita da qua col quinto, sono partita da questo punto, ho fatto tutto il giro e mi sono fermata qui e ho posizionato 3 marcapunti dove devono venire, diciamo, gli occhielli per i bottoni. Allora, voi intanto andate a prendere la misura della vostra scollatura, quanto volete scollato che sia il giacchino. Quindi io ho preso prima la misura dello scollo, quanto lo voglio scollato, e dopodiché ho posizionato i marcapunti. Quindi ho posizionato subito dopo la scollatura, ho posizionato il primo marcapunti, dopo 8 cm ho posizionato l'altro marcapunti e poi il terzo marcapunti 8 cm altro marcapunti, ok? Quindi qui verranno gli occhielli per i bottoni, quindi da questa parte vengono i bottoni, da questa parte vengono gli occhielli. Quindi ho fatto il giro del quinto giro, ho fatto il giro delle maglie basse e mi sono fermata prima del marcapunti, perché adesso andremo a fare gli occhielli dei bottoni per mettere i bottoni. Quindi qui c'è il marcapunti, io mi fermo, lavoro questa maglia prima del marcapunti, quindi vado a togliere il primo marcapunti e vado a fare 2 catenelle, quindi 1 e 2 catenelle, salto 1 e 2, vado nella terza e lavoro le maglie basse. Quindi questo è il primo occhiello del nostro bottone e lavoriamo le maglie basse fino al prossimo marcapunti. Allora, sono arrivata al secondo marcapunti, vado a togliere il secondo marcapunti, faccio 2 catenelle, 1,
2 catenelle, salto 1 e 2 di base e vado nella terza e continuo a fare le maglie alte fino al prossimo marcapunti. Allora, sono arrivata al terzo segnapunti, lo vado a togliere, vado a fare 2 catenelle, 1, 2 catenelle, salto 1 e 2 e vado nella terza e vado a continuare fino alla fine con le maglie basse. Quindi continuiamo con le maglie basse, andata e poi ritorniamo e ci vediamo proprio dove abbiamo fatto le 2 catenelle per continuare. Allora, sono ritornata con le maglie alte, qui abbiamo le catenelle, quindi entriamo con delle maglie basse nella prima catenella, quindi cerchiamo di prendere tutta la catenella così viene perfetto, quindi la prima catenella e la seconda catenella, quindi 2 catenelle, 2 maglie basse, 1 e 2, ok? Quindi passiamo nella maglia successiva e lavoriamo le nostre maglie basse fino al prossimo occhiello. Allora, l'ultima maglia prima di arrivare alle catenelle, quindi ho fatto la maglia, adesso entro nella catenella e vado a fare la maglia bassa e poi vado a fare nella seconda catenella, vado a fare la seconda maglia bassa, ok, e continuo a lavorare le maglie basse fino al prossimo occhiello. Quindi continuiamo per tutto il giro. Se volete fare un altro giro di maglie basse, dopo questo andate a fare un altro giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati a questo punto, terminati i giri, io avevo detto che facevo 2 giri, ma poi alla fine ne ho fatto uno solo, quindi ho lavorato le 2 catenelle degli occhietti e quindi ho lasciato un giro solamente. A questo punto dobbiamo andare a cucire i nostri bottoni. Questi sono bottoni, erano di una mia giacchettina che ho dato via naturalmente, poi ho staccato i bottoni perché veramente sono graziosi. All'interno c'è una testa di un leone all'interno di questi bottoni, quindi mi dispiaceva onestamente buttarli via e così li sto riutilizzando, e sono due misure diverse, quindi io vi faccio vedere la misura nel metro così almeno vi rendete conto di che misura è. Quindi qui abbiamo i centimetri, quindi 1 centimetro, 2 centimetri, io l'appoggio è quasi 2 centimetri, sarà quasi 2 centimetri questo grande, mentre quello piccolo sarà 1 centimetro, ok? Quindi a questo punto andiamo a cucire i nostri bottoni, andiamo a mettere degli spilli nella nostra scollatura, quindi io ho fissato la mia scollatura e ho messa la giacca tutta dritta, quindi noi i bottoni lo dobbiamo andare a mettere qua. Quindi il primo bottone è attaccato, ok? Quindi attacchiamo il secondo e il terzo e poi andiamo ad attaccare i 2 bottoni qua, prendendo tutta, diciamo, la parte. Quindi io appoggio il bottone qua e vado a cucire sia questa parte che questa parte, non proprio all'estremità ma qui quasi alla fine, ok? Quindi attacchiamo i nostri bottoni e poi ci vediamo qui per fare le maniche.
Allora, terminato di mettere i miei bottoni, guardate che bella, bella veramente. Allora, a questo punto occupiamoci della manica. Io mi sono fermata a 4 motivi, quindi ho fatto per 4 volte, ho ripetuto per 4 volte il motivo. Vi ricordo che il motivo si sviluppa in 4 righe, quindi l'ho ripetuto per 4 volte e mi sono fermata perché ora andremo a fare delle diminuzioni. Intanto vi faccio vedere la partenza della manica e poi riprendiamo su questa per farvi vedere appunto le diminuzioni, perché la manica sarà corta, non sarà lunga questa volta, ok? Quindi partiamo con l'altra manica. Allora andiamo ad occuparci della manica. Io parto direttamente sotto qui dallo scalfo della manica, parto sotto e vado dentro in una maglia qualsiasi, quindi vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che valgono come prima maglia alta. Parto direttamente con il ventaglietto di 3 maglie alte e faccio 3 maglie alte, ok? Quindi faccio una catenella, salto 2 di base, quindi 1 e 2, vado nella terza e vado a fare le 5 maglie alte. Quindi se vi servono maglie per aggiustare il motivo, aggiungete, oppure se vi avanza qualche maglia la diminuite, tutto qua, non cambia niente. Quindi vado a fare 5 maglie alte, ok? Vado a fare, ricomincio di nuovo a fare il motivo, quindi faccio una catenella, salto 2 maglie di base, 1 2, vado nella terza e faccio il ventaglietto di 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte, una catenella, salto 2 maglie, 1 2, vado nella terza e faccio la maglia alta, la prima delle 5 maglie alte che devo andare a fare. 3 4 e 5 maglie alte. Quindi continuiamo per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora sono arrivata alla fine, vedete, ho fatto il ventaglietto, quindi che cosa faccio? Ho fatto la catenella, salto 1 e 2, vado nella terza e vado a fare le 5 maglie alte, 1 2 3, qui c'è l'aumento, quindi faccio una diminuzione, guardate, prendo il filo, 4 e 5 maglie alte, quindi lì ho fatto, se no poi mi rimaneva il buchino. Fatte le mie 5 maglie alte, faccio la catenella, salto 1 e 2 e mi vado a chiudere dentro la catenella iniziale del ventaglietto di 3 maglie alte, ok. Andiamo a fare il secondo giro del motivo, quindi ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo al centro della maglia, qui non di lato ma al centro della maglia, entro al centro e vado a fare la seconda maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, non entro nel buchino che noi vediamo qua, di solito entriamo qua, ma entro al centro della maglia, qui al centro, e vado a fare la terza maglia alta, così le maglie vengono tutte precise, ecco, perché se io lavoravo diciamo nel buchino che si forma con la maglia alta, mi viene la maglia in un lato, ok? Quindi prendiamo la maglia al centro, faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, vedete dove prendo la maglia io? Qui di lato, ma qui la possiamo prendere, ma qui diciamo in questo che deve venire dritto, in questo gruppetto di maglie che deve venire dritto, non ci conviene, perciò ci conviene prendere la maglia al centro della maglia e lavoriamo le 5 maglie alte. Ok, fatte le 5 maglie alte, una catenella, vado nel gruppetto di 3 maglie alte, devo fare 3 maglie alte, quindi vado al centro della maglia e vado a fare la maglia alta, filo sull'uncinetto, prendo la maglia al centro e vado a fare la maglia alta. Quindi adesso non ci sbagliamo perché il motivo già c'è, faccio la catenella, andiamo a fare le 5 maglie alte, quindi lo ripetiamo per tutto il giro. Il secondo giro, questo è il secondo giro, la seconda riga del motivo, lo andiamo a ripetere per tutto il giro e poi alla fine del giro ci vediamo qui per continuare.
Allora, terminato il secondo giro di motivo, andiamo a fare il terzo giro, quindi partiamo direttamente da qui facendo 3 catenelle che valgono come prima maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, entro al centro della maglia, ricordate di entrare al centro della maglia, pesco il filo e lavoro la maglia a metà. Prendo il filo sull'uncinetto, prendo la terza maglia, dentro la terza maglia, cioè al centro della terza maglia, e pesco il filo a metà, chiudo tutto insieme e faccio 2 catenelle. Vado nelle 5 maglie alte e vado a lavorare le 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Qui vado a fare 2 catenelle, quindi per 2 giri abbiamo una catenella. Quando dobbiamo fare il gruppetto chiuso tutte insieme dobbiamo andare a fare 2 catenelle, quindi 2 catenelle. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia e la lavoro a metà, filo sull'uncinetto, entro nella seconda e la lavoro a metà, filo sull'uncinetto, entro nella terza e la lavoro a metà, chiudo tutto insieme e faccio 2 catenelle e vado a fare le 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte, 2 catenelle, 1 e 2. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia, pesco il filo, lo lavoro a metà, 1, 2, 3 maglie chiuse a metà e poi chiudo tutte insieme, 1 e 2 catenelle. Quindi proseguiamo per tutto il giro e poi alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il terzo giro, mi sono andata a chiudere nella terza catenella iniziale del primo gruppetto. A questo punto andiamo a fare il quarto e ultimo giro del motivo, perché il motivo si sviluppa in 4 righe. Con delle maglie bassissime mi sposto nelle 2 catenelle, qui mi alzo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, rientro e faccio la seconda maglia alta e continuo a fare le 5 maglie alte. Lavorate le 5 maglie alte, qui nelle 2 catenelle vado a fare 2 maglie alte. Sopra il gruppetto delle 3 maglie chiuse insieme vado a fare una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, passo nelle 2 catenelle, 2 maglie alte. Qui ci sono le 5 maglie alte, vado a fare 5 maglie alte. Nelle 2 catenelle vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte. Sopra il gruppetto di 3 maglie alte, una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nelle 2 catenelle, vado a fare 2 maglie alte. Ok, quindi lo ripetiamo per tutto il giro e poi lo dobbiamo ripetere per, allora, arrivati a questo punto lo andiamo a ripetere per tutto il giro e andiamo a ripetere nuovamente il motivo. Quindi io il motivo nella mia manica l'ho ripetuto per 1, 2, 3 e 4, quindi per 4 volte io ho fatto il motivo. A questo punto io riprendo il lavoro da qui, quindi lavorate per 4 volte, ripetete il motivo. Allora, io ho ripreso l'altra manica, fatti i nostri 4 motivi, quindi per 4 volte abbiamo ripetuto il motivo nella manica. A questo punto andiamo a fare l'ultimo motivo che consiste nelle 3 maglie, non dobbiamo andare a fare le catenelle. Adesso vediamo, quindi ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e lavoriamo le maglie alte che ci sono qui sotto, quindi il nodino magari lo lasciamo all'interno, quindi lavoriamo le maglie alte
Allora, ho lavorato le 5 maglie alte e mi sono fermata. A questo punto prendo il filo sull'uncinetto senza fare catenelle. Qui dobbiamo andare a fare, nel primo giro abbiamo fatto la catenella, qui non la andiamo a fare perché dobbiamo andare a stringere un tantino la manica. Quindi prendo il filo sull'uncinetto senza fare catenella, entro nel quadratino e vado a fare le 3 maglie alte senza fare catenella. 2 e 3 maglie alte, quindi questo è il primo giro del motivo. Senza fare catenella prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 e 2, vado nella terza e faccio le 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Senza fare catenella salto 2 maglie, passo nel quadratino e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, filo sull'uncinetto, salto 1 e 2, vado nella terza e comincio a fare le 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Allora proseguiamo per tutto il giro ripetendo il motivo ma senza catenelle, quindi non dobbiamo andare a fare le catenelle come abbiamo fatto nei motivi precedenti. Allora ripetiamo per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Terminato il primo giro di motivo senza catenelle, andiamo e facciamo il secondo giro, quindi ci alziamo con 3 catenelle, entriamo nella seconda maglia alta e andiamo a fare la seconda, 3, 4 e 5, senza fare catenelle vado nelle 3 maglie alte, vado a fare 3 maglie alte, quindi vado a prenderla al centro la maglia, 1, entro al centro, 2 e 3 maglie alte. Senza fare catenella vado nelle 5 maglie alte, vado a fare 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Prendo il filo sull'uncinetto, passo nelle 3 nel gruppetto di 3 maglie alte, vado a fare 3 maglie alte, vado al centro della maglia e lavoro la maglia alta e 3. Quindi proseguiamo per tutto il giro senza fare catenelle e poi ci vediamo qui per continuare. Terminato il secondo giro di motivo andiamo a fare il terzo giro, quindi mi sono chiusa nella catenella iniziale, nella terza catenella iniziale. Mi alzo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, passo nella maglia successiva e vado a fare le 5 maglie alte, quindi 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Qui senza fare catenelle, vedete che ci sono le 3 maglie del gruppetto di 3 maglie alte, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entra al centro della maglia, lavoro la maglia a metà, 1, 2 e 3 maglie, chiudo tutto insieme e blocco con una catenella questa volta, ok? Passo nella maglia successiva e vado a fare le 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Qui abbiamo le 3 maglie insieme, cioè il gruppetto di 3 maglie alte, vado a fare le 3 maglie alte chiuse insieme, quindi 1, 2 e 3 maglie alte chiuse insieme, quindi chiudo tutto insieme e vado a fare una catenella, filo sull'uncinetto e vado a lavorare le maglie alte, le 5 maglie alte. Quindi proseguiamo per tutto il giro. Allora, terminato il terzo giro di gruppetto di 3 maglie chiuse insieme, andiamo a fare il quarto e ultimo giro del motivo. Quindi mi sono chiusa nella terza catenella iniziale e mi sono alzata con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, filo sull'uncinetto,
e vado a fare le 5 maglie alte, quindi 3, 4, 5 maglie alte. A questo punto abbiamo qui il gruppetto di 3 maglie chiuse insieme. Non vado a fare altre maglie alte, ma semplicemente una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, passo nelle altre 5 maglie alte e vado a fare le altre 5 maglie alte. Quindi io non vado più a fare maglie alte qui tra il gruppetto. Ok, continuiamo con le 5 maglie alte, 4 e 5 maglie alte, quindi faccio una catenella e passo nelle 5 maglie alte, faccio la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta maglia alta, una catenella, salto le 3 maglie chiuse insieme, vado nella prima delle 5 maglie alte, vado a fare 5 maglie alte, quindi continuiamo per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, a questo punto andiamo a fare un paio di giri di maglie basse per stringere ancora di più la mia diciamo manica. Allora, ci alziamo con una catenella, rientriamo di nuovo nello stesso punto e andiamo a fare una maglia bassa, che questa io me la segno perché lavoreremo le maglie, ci chiudiamo direttamente qui con una maglia bassa e lavoro maglia su maglia le maglie basse, quindi vado a lavorare le mie maglie basse. Qui nella catenella vado a fare maglia bassa e continuo con i giri di maglie basse. Allora continuiamo con i giri di maglie basse facendo 1 centimetro, 1 centimetro e mezzo di maglie basse e poi il nostro progettino è terminato. Quindi completiamo le nostre maniche, il nostro progettino è pronto per essere indossato. Quindi completiamo le maniche facendo i giri a spirale, naturalmente lavorate a spirale, 1 centimetro, 1 centimetro e mezzo di maglie basse, semplicemente maglie basse. O usiamo questo tipo di filato che ho messo nel bordino o usiamo lo stesso filato, come meglio ci piace. Ok, quindi non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo tutorial. Se non volete perdere il prossimo tutorial, attivate la campanellina, iscrivetevi al mio canale. Io vi aspetto nel mio gruppo Facebook. Un bacio a tutti, ciao!